Oggi vado alla banca, in banca o nella banca? Andiamo a mangiare a ristorante, in ristorante o al ristorante? Se qualche volta ti è capitato di avere difficoltà con le preposizioni in italiano e di non sapere quali usare nel contesto giusto, seguimi in questo video. Ciao e bentornata, sono Mattia di Lingua Franca e oggi parleremo di preposizioni. In questo video vedremo insieme le 5 preposizioni più utilizzate in italiano e sono sicuro che ti sarà molto utile. Come forse ti sei già accorta, in italiano esistono tantissime preposizioni e spesso riuscire a usarle nel modo e nel contesto giusto può risultare difficile, soprattutto per chi ha cominciato a studiare la lingua italiana da poco tempo. Proprio per questo motivo ho deciso di parlarti delle preposizioni più utilizzate in italiano, in modo che tu possa usarle nel modo corretto e soprattutto senza paura di sbagliare. Prima di tutto, rivediamo insieme quali sono le preposizioni in italiano. Il primo gruppo di preposizioni è composto da di, a, da, in e su. Queste preposizioni semplici possono cambiare a seconda che il nome a cui si riferiscono sia maschile o femminile e singolare o plurale. Ti faccio un esempio. Se devi dire che la mela è sopra al tavolo in italiano, dirai la mela è sul tavolo. Come vedi, non si dice su il tavolo, perché in italiano la preposizione e l'articolo si uniscono e diventano un'unica parola, cioè sul. Oppure nella frase per favore, metti questi oggetti nella scatola. La preposizione nella è data dall'unione di in più la. Dunque, di, a, da, in e su sono spesso usate nella forma composta con gli articoli determinativi, che sono il, lo, la, i, gli, le. Il secondo gruppo di preposizioni, ovvero per, con, tra, fra, sono più semplici perché rimangono sempre così e non cambiano mai. Ad esempio, oggi vai alla festa con la tua amica Maria? Il supermercato si trova tra la pasticceria e il panificio. Dividere le preposizioni in due gruppi è un trucchetto molto semplice, ma molto efficace, perché ti aiuta a rendere lo studio delle preposizioni più facile ed immediato. In più, nella descrizione del video trovi un link per scaricare un PDF in regalo contenente qualche spiegazione in più sulle preposizioni italiane. Non perdertelo. Bene, vediamo allora le 5 preposizioni più utilizzate. Andare più a. In italiano la preposizione a si usa sempre in questi 4 casi. Vado a casa, vado a letto, vado a teatro, vado a scuola. Il verbo andare più a si usa sempre anche quando si parla di nomi propri di città. Ad esempio, tu andrai a Parigi la prossima settimana. Quando andiamo a New York? L'anno scorso i nonni sono andati a Milano. Attenzione però, perché quando si parla di paesi o nazioni o regioni, il verbo andare vuole la preposizione in. Dunque bisogna dire tu andrai in Francia la prossima settimana. Quando andiamo in America?
L'anno scorso i nonni sono andati in Lombardia. In più luogo. La preposizione in si usa per indicare la presenza in un determinato luogo nel significato di trovarcisi, essere in quel luogo. Ecco un esempio. Dove sei? Ti sto cercando da ore. Sono in spiaggia, sotto l'ombrellone. E ecco altri esempi nel senso di trovarsi, essere in quel posto. In ufficio, in palestra, in casa. Ma attenzione, in questo caso si può dire anche a casa. In gioielleria, in banca, in pasticceria. Da più luogo. La preposizione da assume un significato diverso a seconda del contesto. Infatti, da più luogo indica il movimento da un luogo a un altro luogo. Per esempio, ora mi trovo a Roma, ma sono appena tornato da Milano. Ciò significa che Milano era il punto di partenza, mentre Roma il punto di arrivo, cioè il posto in cui ci si trova adesso, che è diverso rispetto a quello di partenza. Da a. Non è così difficile. Oppure, il treno parte da Napoli e arriverà a Venezia alle 19 in punto. Da più persona. Quando invece troviamo da più persona, il significato è quello di andare, muoversi, spostarsi verso qualcuno. Ad esempio, sto andando dal dottore, dal dentista, dal professore, da Marco. Arrivo da te alle 10:30. Per più luogo. La preposizione per più luogo riconduce all'idea di attraversamento dello spazio e serve a indicare il luogo attraversato da qualcuno o qualcosa. Per esempio, per arrivare in centro devi passare per la piazza. Sono passato per il centro storico di Siena. Attenzione, perché quando il verbo è partire significa invece andare verso, quindi è sinonimo di a più luogo. Quindi le frasi Giulia è partita per Roma e Giulia sta andando a Roma hanno lo stesso significato, ma il verbo partire vuole la preposizione per, mentre il verbo andare vuole la preposizione a. E se in questo video hai imparato qualcosa di più sulle preposizioni italiane, non dimenticarti di cliccare sul tasto mi piace e se vuoi continuare a migliorare il tuo italiano, ti consiglio di guardare subito questo video. Per oggi è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!